buongiorno, siamo venuti al centro oggi perché è l'ultimo giorno di zona arancione oggi, in cui si può circolare liberamente. Siamo venuti qui perché Walter si deve ricomprare dei guanti per la moto. Siamo dietro Piazza del Popolo, questa è una stradina limitrofa, Via della Penna, è molto carina. Allora, mentre Walter finisce di fare le pratiche di acquisto, si sta registrando per avere la garanzia, non so cosa stia facendo, io ne approfitto per andare a Piazza del Popolo, anche perché adesso è uscito il sole, quindi è piacevole camminare all'aperto. Qualche giorno fa mi aveva scritto Luca dicendomi che c'è un presepe a Piazza del Popolo ed effettivamente sapevo ce ne fosse uno. Ah, eccolo lì, e quindi adesso ve lo mostro. Hanno ricreato una piccola borgata perché lì c'è la locanda, la friggitoria. Sono bellissime queste due chiese gemelle. Quella lì è la chiesa degli artisti, ci fanno sempre i funerali degli artisti, appunto, quelli più famosi, quelli più conosciuti, quelli più amati dalle persone. Allora, siamo arrivati sull'isola Tiberina, che a me piace tanto, solo che oggi il tempo è veramente brutto e perciò c'è un po' questa atmosfera angosciante, secondo me, non so, senza sole c'è un po' quest'aria decadente. Comunque, voglio svelarvi una curiosità sull'isola Tiberina. Forse già lo sapete, comunque l'isola Tiberina è stata fatta a forma di nave, proprio perché assomigliasse ad una nave galleggiante sul fiume. E infatti da quel ponte laggiù, dall'altro ponte, ma anche dal ponte di ferro di qua, si vede proprio la forma. Adesso da qui non si vede troppo la forma perché siamo proprio sopra l'isola Tiberina. È una curiosità divertente che potrete condividere con i vostri amici e fare un'ottima figura. E poi un'altra curiosità, praticamente il Tevere è navigabile, però si divide in due parti. Lì vedete dove c'è quella sorta di ondina? Lì c'è uno scalino, c'è un gradino, perciò il Tevere è navigabile da qui verso Ostia e poi da qui verso su, quindi verso Castel Sant'Angelo eccetera. Infatti c'è un battello turistico che parte, mi sa, dalla zona del Flaminio e arriva fino a qui, fino all'isola Tiberina. Non può andare oltre proprio perché c'è questo gradino. Ah, un'altra cosa, praticamente si può attraversare l'isola Tiberina e andare da Trastevere, laggiù c'è Trastevere, da quest'altra parte invece c'è il ghetto ebraico e tutta la parte del Teatro Marcello e Piazza Venezia eccetera eccetera. Quindi se volete andare dall'altra parte del fiume potete attraversare l'isola Tiberina e vi risparmia un giro molto più lungo. Qui c'è Soralella, locale storico di cucina romana.
oggi è tutto chiuso per quanto riguarda ristoranti, si può solo fare l'asporto, però questo ristorante è proprio chiuso, se no mangiavamo da Gigetto oggi, specialità romane, non so se si vede, e vabbè, sarà per la prossima volta. Niente, continuiamo la nostra passeggiata per il quartiere ebraico. Ecco, questo era il ristorante che vi stavo facendo vedere, Gigetto al portico d'Ottavia, ma è chiuso. Niente, volevamo un frullato da Pascucci, ma non si può, è chiuso. Qui c'è Largo Argentina. E che dici? Ci incamminiamo verso la moto? Perché il tempo non promette bene. Camminando siamo arrivati a Piazza Mattei, dove c'è la fontana delle tartarughe. Allora, è quasi ora di pranzo, però vedere tutte le persone che mangiano in giro per strada mentre camminano mi sta facendo salire la fame, perché si può ordinare solamente da asporto, quindi ci sono alcuni ristoranti aperti che accettano ordinazioni appunto da asporto, quindi le persone vanno lì, ordinano e vanno via col cibo, e allora ci stanno quelli che si mangiano i carciofi alla giudia, i dolcetti, il pane, la pizza. Dentro la chiesa? Sì, corri, vai dentro la chiesa. È cominciato a piovere. Abbiamo trovato riparo dentro la chiesa. In questo momento Walter mi sta odiando perché lui mi aveva detto: se andiamo al centro ci prendiamo l'acqua, perché le previsioni davano appunto pioggia e acquazzone, per essere più precisi. Io però ho insistito per voler venire al centro e adesso siamo qui. Va bene, comunque già che ci siamo vi dico che questa è la millenaria basilica di San Bartolomeo all'isola Tiberina. Abbiamo aspettato che spiovesse dentro la chiesa e adesso il cielo è leggermente aperto, perciò stiamo tornando a casa. Domani è San Silvestro, cioè la vigilia del Capodanno, e inizierò la giornata facendo il pan giallo, che è un dolce natalizio tipico del Lazio e di Roma. L'avevamo fatto tanto tempo fa in un vlog, sempre insieme a mia madre, 2 anni fa mi pare, non so se ve lo ricordate, però voglio rifarlo quest'anno perché quello è un dolce molto particolare, si conosce fin dai tempi dell'antica Roma, della Roma imperiale per essere precisi, ed era un dolce che nella Roma imperiale facevano il giorno del solstizio d'inverno per, diciamo, auspicare un tosto ritorno del sole. E infatti il dolce è giallo fuori perché si cosparge con una glassa di zafferano proprio a simboleggiare la luce del sole. Più in generale veniva fatto come dolce benaugurante, no? Per una stagione redditizia, una stagione fertile, eccetera, eccetera. Ho già gli ingredienti pronti lì sul tavolo. Bene, ci vediamo domattina allora. Buon pomeriggio e buon San Silvestro. Oggi è il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. Ho appena caricato l'ultimo episodio del podcast dell'anno, che tratta proprio di come si festeggia il Capodanno in Italia. Allora, gli episodi dedicati alle festività natalizie sono il 44,
il 43, il 31 che parla dell'Epifania, poi il 30 che parla della storia del panettone del Pandoro e il 29 che parla della storia del presepe e di come è arrivata la tradizione dell'albero di Natale in Italia. Devo fare il pan giallo, come dicevamo ieri sera. Intanto però metto in fresco il Trento Doc perché stasera lo stappiamo. Vuoi dirci qualcosa a proposito di questo Trento Doc, visto che sei un sommelier con il diploma della Fondazione Italiana Sommelier? Ferrari è la marca più nota che fa questa tipologia di spumante. È un metodo classico fatto con solo uve e Chardonnay. Sta diventando famoso, non come il Franciacorta che adesso è conosciutissimo, però è un buon metodo classico. Questa è la bottiglia, molto bella, molto elegante. Allora, gli ingredienti che ci servono sono farina, miele, pinoli, fichi secchi, noci, nocciole, mandorle e, se volete, anche la cioccolata fondente. Quindi adesso la prima cosa da fare è tagliuzzare tutta la frutta secca, tranne i pinoli. I pinoli li lasciamo interi. Ovviamente deve essere tritata grossolanamente. Adesso dobbiamo sciogliere il miele a bagnomaria. Il miele è sciolto e adesso versiamo la frutta secca dentro e amalgamiamo. Alcune ricette dicono anche di mettere l'uvetta, però io non ce l'ho l'uvetta, quindi non la metto. E anche alcune ricette dicono di mettere la scorza di arancia candita, però a me non piace, quindi non la metto. Viene così. Adesso devo aggiungere la farina. Guarda che carini. Adesso questi devono riposare per 2 ore. Bisogna dare all'impasto la forma di un panetto. Allora, ho appena messo la glassa. La glassa l'ho fatta con un cucchiaino di farina, un cucchiaino di olio e una bustina di zafferano e un goccino d'acqua. Adesso in forno per 40 minuti a 180 gradi. Sono passati 40 minuti, ho sfornato i pan gialli e adesso questi sono bollenti, perciò li lascio raffreddare. Cosa vuoi? Il cotechino? Allora, questo è il cotechino. Consorzio Zamponi Cotechino Modena IGP. Questa è la nostra tavola imbandita di Capodanno. Ho rifatto le mie mitiche pizzette perché sono immancabili. Ah, e adesso inizia il discorso di Sergio Mattarella, il nostro presidente. Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Io avevo troppa voglia di assaggiare questo, quindi l'ho aperto. È buonissimo. E intanto stiamo guardando l'anno che verrà in TV. Ogni anno è il programma di Capodanno. Non c'è nessuno. E adesso è giunto il momento delle lenticchie con il cotechino. Allora, No! Ah! 5, 3, 2, 1.
Auguri! Auguri! Abbiamo avuto dei problemi tecnici. Buon anno. Mi hanno lasciato, non c'è più nessuno. Questo è per te. Grazie. Tu indica quello che io dico. Allora, il pan giallo, il torrone e il salame di cioccolato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53. Per proseguire devi fare 9 con 5 e 4. Se non riesci potrai riprendere il cammino al terzo giro. Stiamo Qui tre giocando al giri, gioco sei dell'oca. dentro. Che sembra semplice, ma è un gioco pieno di insidie. 3 e 4, 23. Sai che succederà? Un bel volo vai alla 28. Adesso iniziamo a giocare a Monopoli. A me sinceramente non va di giocare a Monopoli. Ti vedo. Vai, No, adesso riesci. tutto sta a iniziare, dopo ti prende la foga che devi vincere. Il Monopoli è un gioco che rovina le famiglie. Cioè, durante una partita di Monopoli si iniziano dei litigi inimmaginabili. Abbiamo sospeso la partita perché altrimenti sarebbe durata fino a domani mattina. Ad un certo punto mi ero un po' stufata di giocare. Se sentite il rumore è Famas che sta mangiando. Comunque adesso sono tornata a casa e niente, quindi si conclude qui questo primo giorno del 2021. Finalmente il 2020 è finito. Il 2020 è stato rinominato Annus Horribilis. Siamo tutti felici che sia finito, ovviamente speranzosi che il 2021 sia migliore. Mi sono ricordata che un appuntamento fondamentale del 1° gennaio è lo spettacolo di Roberto Bolle. E sono 4 anni che questo è l'appuntamento serale del 1° gennaio. Concludo il vlog qui, grazie mille per averlo guardato fino alla fine e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!